Alessandro Meozzi, finalmente. Oh, ce l'abbiamo fatta. Grazie, grazie davvero per aver Grazie a te. accettato. Allora, per chi non ti conosce, Alessandro, cantante, Sì, chitarrista, mente degli Statale 66, sono anche membro di altre due band importanti per me, insomma, nominiamole. della mia, che è Laura and the Stalkers, che è un gruppo che è molto underground e new wave, con dei sapori un po' anni 70. E Greg and the Frigidaires è il gruppo con i due fondatori dell'etichetta che racchiude tutti questi progetti. Benissimo, l'etichetta si chiama? La GM Recordphonics. Che registra qui, in questo Che studio. registra nello Studio 66, il nostro laboratorio musicale che abbiamo costruito negli anni collezionando roba non sopra gli anni 70. Che è No, fantastico. pure anche roba anni 80, cioè. Sì, sì, sì. Però questa cosa qua No, scherzo. mi affascina molto, nel senso che essendo appassionato di musica, essendo anche appassionato di musica d'epoca, il fatto che tu usi microfoni o appunto strumentazioni abbastanza, direi, inusuali oggi, no? Sì, Abbinate poi ovviamente anche alla tecnologia moderna, nel senso che sì, comunque usi anche il digitale, però quest'amore per l'analogico, se posso chiederti sì. come nasce? Beh, sicuramente è il calore di alcune tipologie di macchine, ovvero se parliamo di valvole, ancora, secondo, al mio parere personale, rimane la compressione ancora più bella, cioè a livello proprio di frequenze, cioè hanno le armoniche che producono le valvole, oppure anche i vecchi condensatori e anche a transistor, insomma hanno un calore, una distorsione molto più armonica e bella. Per non parlare poi dell'effettistica. Il nastro, per esempio, come eco rimane sempre un qualcosa che è variabile, no? C'è quella componente impazzita che rende imprevedibile la registrazione. Dicevo, No? ci sono questi mix di una volta in cui è come suonare dal vivo, cioè nel senso le macchine reagiscono in un modo particolare in quel momento, no? Quell'eco, quel reverbero, come rimbalza la suono nella stanza. E a volte anche l'imperfezione può essere, diciamo, Sì. quel colore Sì, che infatti a dà. me piace citare John Lennon che raccontava che quando la zia Mimi lo sentì nella radio nel suo primo disco solista, gli disse: Ma quella chitarra sei tu? E lui dice: Come fai a riconoscere che sono io la chitarra? Dice: Perché è un po' crescente, il miccantino è un po' crescente, tu hai sempre accordato la chitarra E da quel giorno John Lennon racconta che accordava sempre il miccantino, facendoci caso, accordandolo un po' crescente, perché era il suo suono distintivo. Quindi sì, l'errore fa anche la- la particolarità. È vero che, cioè nel senso, noi siamo appassionati della strumentazione vintage, ma come tutti quanti i gruppi che abbiamo, siamo apertissimi appunto, all'editing digitale o insomma, a lavorare le tracce poi con la comodità del digitale, insomma, non siamo puristi dell'analogico. Però non è soltanto un copia e incolla, No, diciamolo, cosa certo, che oggi purtroppo va detto molti artisti emergenti e non solo, magari registrano un ritornello e sì, poi lo moltiplicano, no, per il numero di sì. ritornelli che serve No, nel no, brano. quella è una cosa che noi cerchiamo di evitare sempre. Se ci sono i cori su un ritornello, anche se sono 20 voci, le riregistriamo, perché comunque quello dà un crescendo emotivo al pezzo, che poi come dicevano anche i Queen, no? Che anche loro cercano di differenziare sempre, cioè la canzone è un percorso, quindi cercare comunque di aggiungere sempre qualcosa o togliere a seconda se sta I crescendo. Queen penso siano proprio all'estremo, Sì, esempio estremo di ogni dettaglio, ogni sì. volta diverso. Brian May ha detto noi non abbiamo mai fatto due volte la stessa cosa anche all'interno dello stesso brano. Bravo, infatti mi riferivo proprio a questa Ed citazione. è così, se ti vuoi Sì, imparare un brano di Queen te lo devi sì, imparare tutto, nota per tutto, nota, sì, se lo vuoi fare nel modo giusto. sì, Senti, allora tu sei musicista, compositore e produttore, sì, quindi produci anche altre bands. sì, Eh,
qualche nome di cose su cui sta lavorando che Adesso vuoi stiamo citare? lavorando a due cantautori, uno milanese, si chiama Gianni Resta, che è molto interessante, ha dei testi che possono essere considerati ironici, ma sono molto, molto emotivi. E Luigi Salerno, che è un cantautore invece molto dolce, molto... Io lo paragono un pochino a Nico Fitenco, no? Quella calma nella registrazione, insomma, è un artista bello, molto puro. Quando produci un artista, eh, offri l'approccio analogico, Sì, come reagiscono le ma, persone? diciamo che dipende sempre appunto, dalla scelta da cosa ti spinge il brano, perché noi partiamo dal testo, dalla musica della canzone. È quello che dicevo, per esempio, io con il statale raramente registriamo col click, no? Sì, Registriamo live come si faceva un po' una volta anche a livello di... Vi faccio sempre come esempio, i Beatles, per certo. esempio, Michelle. Michelle, il bello è proprio che a un certo punto rallenta, cioè una delle cose che in musica viene considerato adesso un difetto rallentare, ma in realtà da quando c'è la musica classica cioè, è una cosa che fa parte, no, dell'emotività. Infatti, Michelle, quello, quando arriva And I was if the only world rallenta, no, e riprende "That you understand e ritorna alla velocità. E quindi quella è una cosa che mette, cioè, serve sempre a spiegare qualcosa. Però, per esempio, con loro abbiamo registrato un pezzo che si chiama Sound of Holidays, che avevamo bisogno veramente di dare un palpito dance, no? Una cosa che comunque si avvicinasse pure, no? La palpitazione proprio. E quindi quella l'abbiamo registrata col click, abbiamo usato una batteria elettronica Roland vecchio stile. Insomma, cioè, ci piace contaminare a seconda del brano quello che richiede, Sì, a ecco. proposito di Beatles, ho sentito un'intervista proprio a Ringo Starr che diceva che quando si sono riformati nel 90, metà Sì, anni 90-95, 92 credo, credo. boh, qualcosa del Vabbè, genere, e il produttore Jeff Lynne sì, grande Jeff disse a Lynne. Ringo, dato che dovevano lavorare su questi demo di John Lennon, che erano tutti rimessi, insomma, Sì, in un certo modo, no? Tagliati, dice sì. dobbiamo lavorare col click. E Ringo ha detto I am the fucking click. Beh, effettivamente Ringo Ha spacca. detto il click sono io, non ne abbiamo bisogno. Quindi, insomma, i musicisti con cui lavori, diciamo, sono aperti a questi tentativi, diciamo, di suonare in maniera appunto un po' vecchio stile oppure si spaventano? No, 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 no. Detto, dipende sempre da un po' dal progetto, però la maggior parte appunto, collaboriamo proprio per questo nostro approccio un po' artigianale della registrazione. Infatti noi ci ispiriamo molto come studio di registrazione a- ai vecchi studi anni 50, no? Dove appunto lo studio di St. Phillips o gli studi usavano la Chess Records, Sun, la San Felipe. Capitol, sì, sì, la Sun Records. Il discorso è quando registri una cosa cerchi di farla sempre in un modo diverso. Io da chitarrista, per esempio, adoro sperimentare con l'amplificatore. Una volta ci mettiamo il cartone sopra, come appunto facevano la Sun Records, oppure non lo so, applicatore girato col muro, col microfono che sta nell'altra stanza con la porta aperta, oppure ogni volta cerchiamo di trovare la chitarra diretta all'impianto con una distorsione. Ci piace, capito, cambiare, cercare sempre un suono particolare. Infatti, sempre Sam Phillips diceva, se non stai facendo un suono diverso, cioè se non stai sperimentando non stai facendo niente. Cioè, questo era il Certo. suo detto e mi sembra una buona cosa da seguire. A questo punto io sono curiosissimo di Sì, vedere un po' quello che hai sì, qui e se non ti dispiace, insomma, ce lo mostri? certo. Benissimo. Allora, che cosa ci fai ascoltare, Alessandro? Allora, adesso questo è un demo dei Statale 66 e volevo farvi sentire come reagisce un ego a molla, no? Che è il discorso che facevamo prima, quanto può essere vivo un ego fisico fatto di materia. Sì. Allora,
Questo è il suono senza l'eco. Lo raggiungiamo. Ok? Scegliamo la velocità, la lunghezza. Mandando la mandata dello stesso effetto dentro lo stesso effetto creiamo un loop che crea un innesco, che è una cosa tipica dell'eco del reverbero analogico. Arriva? Adesso attenti a non esagerare, però. Cioè io posso giocare con l'emotività con la mano rispetto al pezzo, no? Certo. Esagerato, Vabbè, ovviamente era enfatizzato per far vedere. magari di colpo, no? Stiamo reverberati. Secco. Entriamo. Strangers' eyes catching us too. I can as I sing true. Sente il innesco. You again. Dovrebbe essere un synth, no? E così è come reagisce un eco. A parte a dare profondità alla registrazione in generale. Sono un grande fan di reverberi analogici, soprattutto le stanze poi, anche se sono complicate da registrare perché ci vuole uno spazio fisico, ci vuole tutta una preparazione, però la fortuna del nostro studio è che abbiamo un atrio molto lungo che si presta a dei reverberi naturali fantastici. Infatti molte voci soliste poi le registriamo nell'atrio, fuori dal posto che abbiamo apposta per registrare. Che adesso andiamo a vedere. Senti, mi fai vedere un attimo la macchina, il reverbero, l'eco? Questo eco è particolare perché è un eco che è stato costruito, insomma, inventato per essere usato, una cosa assurda, per sentire la musica a casa. Che una volta si metteva il reverbero sopra i dischi mentre uno li ascoltava a casa, che è follia pura. Io da produttore non vorrei, non fatelo, perché uno si mette lì a fare i suoni e poi ci piazzi sopra un chilo di reverbero. Però c'era questa cosa, probabilmente era per rendere tutto molto più psichedelico. Però era un'usanza tipica degli anni 70, quando l'ho detto a mio padre, lui stesso ha detto "Oh, sì è vero", mi sono rimasto scioccato, cioè, mi ha aperto un mondo. Però il produttore di Amy Winehouse ha trovato il modo di usarlo eliminando il segnale principale e ridando solamente l'effetto, facendo uno stratagemma dietro, cioè praticamente è un effetto stereo, entrando da una parte, entrando mono, mandando il segnale solamente nel canale di sinistra e riprendendo il canale destro, non abbiamo il segnale originale, la fonte, ma abbiamo solamente l'eco. Non so se si è capito, però l'effetto, l'eco che aggiunge è mono, cioè va su tutti e due i canali, mentre il segnale principale giustamente era per lo stereo, quindi doveva essere stereo. Certo. Il segnale va sinistra e destra, quindi se noi entriamo solo di sinistra, l'eco poi di questo segnale andrà su tutte e due le uscite, mentre il segnale principale uscirà solamente dal sinistro. Certo. Quindi lui entrando a sinistra e uscendo a destra si ha solamente l'effetto senza il segnale. E quindi, siccome è una bella molla, in studio funziona benissimo. Insomma, questa è stata l'idea di questo produttore giovane. Allora, Alessandro, che cos'è questo? Allora, questo è un Revox A77, è stato insomma inventato più che altro per ascoltare o registrare, no? Sì. In realtà poi John Lennon l'ha usato come eco principale della voce, no? Ma Come dai. lo slap eco, perché pure lì c'è sempre qualche geniaccio che si inventa i modi di usare le cose, no? Ma vedi, a me quello che piace, no? È proprio Sì. questo, la sperimentazione, quella che oggi secondo me un po' si sta perdendo. Sì. Sperimentando con i macchinari, con quello che hai a disposizione,
crei quella particolarità che poi diventa il dettaglio che ti caratterizza. Sì, come Phil Collins per il Gate sul rullante, no? È diventato il suono tipico degli anni, di tutti quanti gli anni 80, è stato un errore, cioè gli è Sì, rientrato dentro un compressore la voce, cioè il suono dalla regia, come anche il double tracking che usavano i Beatles, la registrazione della voce sdoppiata, è stata una riproduzione che gli è rientrata dentro una cassa della stessa voce che McCartney stava registrando, no? E da lì hanno detto che belle due voci, sembrano due volte cantate, la stessa traccia spostata di qualche millisecondo, no? Per un ritardo. E allora lì i tecnici dei Beatles si sono inventati questo ADT, Automatic Double Tracking. Vabbè, invece questo sempre ringraziamo John Lennon, praticamente hanno inventato un modo in cui tu entrando, erano due canali, quindi entrando in un canale, registrando questo canale sull'altro canale di sinistra, si crea un ritardo e questo ritardo diventa un eco. Quindi poi riregistrando il segnale dentro il banco abbiamo un eco a più ripetizioni perché più mandiamo il segnale della traccia di sinistra dentro la traccia di destra, più si creano ripetizioni e quindi possiamo fare o uno slap echo usando solo una ripetizione o altrimenti avere un eco più lungo, più distorto a seconda di come rientriamo nella traccia. Una cosa fighissima di queste vecchie macchine è che hanno una distorsione molto naturale, molto dolce, molto cupa, quindi ecco, il bello di queste macchine non è solo l'effetto insieme, è anche la preamplificazione che si usa, che è comunque molto carica, molto... che poi va detto, insomma, che per chi non lo sapesse, che questi Revox nascono come, cioè sono in realtà dei registratori, no? Sì, Cioè registratori e anche per riproduzione riproduttori, molto si usavano, riproduzione, sì. però cioè, sono macchinari con cui negli anni Sì, 60 era lo standard, ecco, era il sì. formato. E quindi niente, poi è diventato questo fantastico eco, no? Sfruttano il ritardo della testina, che è poi la cosa che ha inventato sempre Sam Phillips alla Sun Records. Stava in un ristorante, no, in un ristorante, nel bar, sì, bar ristorante vicino allo studio, e sentendo il giradischi da lontano, ha capito, dice, ma noi è così che vogliamo sentire la musica, non vogliamo sentirla attaccata, vogliamo sentire una distanza, vogliamo sentire uno spazio e quindi poi dopo è tornato in studio e ha capito che facendo rientrare dentro facendo fare due passaggi di registrazione si creava questo ritardo con due macchine, no? Di registratori e questo ritardo che crea proprio fisicamente la testina, cioè il passaggio, no? Quando registriamo c'è una che legge e un'altra che registra e la testina che registra arriva dopo e quindi se noi sentiamo direttamente la registrazione che sta facendo la seconda testina sentiamo un ritardo e questo è l'eco. Certo, E quindi è nato così lo slap echo che tutto il rockabilly usa grazie allo studio di fantastico. Philips. Noi usiamo questo in studio. L'effetto è...